Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di una figura iconica nel mondo della comicità e anche dello spettacolo, Martin Feldman. Conosciuto per il suo talento unico e la sua straordinaria versatilità, Feldman ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comicità. Scopriamo insieme la sua straordinaria vita e la sua carriera. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G facciamo i comici visuali. Siamo i direttori del più importante festival teatrale della comicità muta e ne siamo orgogliosi. In questo canale infatti parliamo di comicità, dei suoi miti. Ecco perché oggi parleremo di Martin Feldman. Prima di cominciare ti chiedo di iscriverti al canale, è importante per noi. E poi devo ringraziare Gianluca Muto che ci ha chiesto di parlare di lui. Grazie Gianluca. Martin Alan Feldman è nato l'8 luglio del 1934 a Londra, in Inghilterra. Fin da giovane mostrò un talento innato per la recitazione e la comicità. Crescendo in una famiglia ebrea nel quartiere londinese di East End, Feldman sviluppò il suo stile unico di humor che mescolava ironia e sagacia. Martin Feldman, icona della comicità, era riconoscibile all'istante per i suoi tratti unici e indimenticabili, diventati il suo marchio di fabbrica. Il suo naso raccontava di storie di avventure giovanili, risultato di un incontro sul ring che aveva segnato il suo volto per sempre. Ma la vera particolarità risiedeva nei suoi occhi, grandi, vivaci e leggermente strabici. Erano una manifestazione della sua personalità brillante e sfacciata, una combinazione di strabismo divergente, complicazioni legate alla tiroide e un incidente stradale vissuto da giovane. Ecco, sono solo alcuni degli ingredienti che hanno contribuito a plasmare il volto unico di Feldman. Un volto che racconta di una vita vissuta intensamente e di un uomo che ha trasformato le sue cicatrici in un tratto distintivo della sua straordinaria personalità comica. Martin Feldman era il primogenito di Meyer Feldman, un abile sarto, e Cecilia Kruk, entrambi umili immigrati ucraini con radici a Kiev e di fede ebraica. Nacque in un contesto umile, ma ricco di speranza. Crescendo in un ambiente familiare e modesto, trascorse un'infanzia che lui stesso definì solitaria, un periodo che sarebbe diventato il terreno fertile per il suo genio comico. Fin da giovane Feldman coltivava il sogno di diventare un trombettista jazz, ma il destino aveva in serbo un'altra strada per lui. A 15 anni abbandonò gli studi per inseguire la sua passione per il teatro e la comicità, un amore che si rivelò presto la sua vera vocazione. Feldman ebbe esperienze relativamente precoci con le droghe e la microcriminalità e disse di aver scelto consapevolmente di essere un disadattato per tutta la vita perché è molto più interessante. Lavorando instancabilmente sui palcoscenici dei teatri minori, sviluppò la sua peculiare forma di umorismo surreale, prendendo ispirazione dai suoi idoli comici, tra cui Buster Keaton e i leggendari fratelli Marx. Insieme a due amici formò il trio comico Morris, Marty e Mitch, un omaggio vivente alla genialità dei fratelli Marx. In questo contesto Feldman brillava per il suo talento comico innato, attirando l'attenzione con la sua presenza scenica unica. Fu così che ottenne i suoi primi ingaggi di rilievo, aprendo la strada a una carriera che lo avrebbe portato a diventare uno dei più grandi comici della sua generazione. Martin Feldman ha iniziato a ottenere ruoli cinematografici verso la fine degli anni 50. Il suo talento unico per la comicità e la sua presenza scenica lo hanno reso una scelta ideale per una varietà di ruoli, sia comici che drammatici. Negli anni 60 Feldman divenne una figura prominente del panorama comico britannico, collaborando con alcuni dei più grandi talenti dell'epoca, ma è con il suo coinvolgimento nel leggendario gruppo comico dei Monty Python che Feldman raggiunse l'apice della fama. Pur non essendo ufficialmente un membro del gruppo, Feldman contribuì con la sua genialità e il suo umorismo a numerosi sketch e progetti dei Python.
La carriera di Feldman nel cinema è stata altrettanto impressionante. Tuttavia è con un ruolo indimenticabile nel film Frankenstein Jr. del 1974 di Mel Brooks che Feldman ha conquistato il cuore del pubblico internazionale. La maggior parte delle persone che sanno chi è stato Marty Feldman lo vide per la prima volta in una scena in cui prima lo si sente arrivare mentre si trascina nella nebbia. Poi un primissimo piano inquadra il suo volto, inconfondibile. Il film era Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Uscì nel 1974 ed è considerato un capolavoro di comicità. A Feldman, che interpretava Igor, aiutante del dottor Frankenstein, è stato il ruolo che più di tutti rese memorabile quel film. No, it's pronounced Igor. Che fu anche proprio per quel tipo di testi comici che utilizzava un lavoro di doppiaggio tra i più complessi di sempre, oltre che tra i più citati in Italia, per trovare come Lupo Ululù e Castello Ululì, per rendere l'equivoco tra le parole werewolves e werewolves. Martin Feldman ci ha lasciato prematuramente nel 1982, all'età di soli 48 anni, ma il suo impatto sul mondo della comicità continua a vivere attraverso il suo lavoro eterno. La sua capacità di combinare umorismo intelligente con una profonda umanità ha ispirato intere generazioni di comici ed artisti. Sono la sola persona mai apparsa in un film horror che non ha bisogno del trucco. Così diceva di sé Feldman. Che mito! Spero che questo video ti abbia dato una migliore comprensione del incredibile talento e dell'eredità duratura di questo grande uomo della comicità. Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di lasciare un like e di condividere. E poi iscriverti al canale. Grazie, ci vediamo alla prossima.